Se non vi piacciono le cose di un certo livello, chiudete il video, andate altrove. Qui solo roba di qualità. Capite? Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è il 23 agosto 2022. C'è uno splendido sole in questo momento. Fino a poco fa era un po' nuvoloso, ma come sapete qui in Irlanda è così. È un montagne russe, il Med è come una montagna russa. Stiamo partendo dal nostro bed and breakfast, ottimo. Dopo un'abbondante e fantastica colazione, Irish breakfast. Esattamente. Salsiccia, pomodori, uova fritte, bacon, caffè, latte, yogurt, tutto e di più. Sì. Siamo bene fino a cena probabilmente. Esatto. Adesso salutiamo, saliamo in sella e proseguiamo verso nord. Ancora più su, Ancora sale. più in alto. Tra un paio di giorni probabilmente dovremmo essere nella punta più estrema a nord dell'Irlanda, ma questo abbiamo tempo. Adesso Godiamoci la giornata godiamoci di la oggi. giornata, godiamoci questo meteo fantastico. Guardate che giornata strepitosa. A tra poco, si va in sella, andiamo a salutare e si va. Salutiamo Ballyshannon e puntiamo la Wild Atlantic Way, quel simbolo che ci sta guidando dall'inizio del nostro viaggio. Ballyshannon è un paesone fondamentalmente, molto carino, molto colorato come tutti gli altri. Siamo stati molto bene ieri sera, posto silenzioso, colazione ottima, ospitalità a 1000. Irlandesi molto ospitali. Come vedete il sole qui dura tra Natale e Santo Stefano, come si dice alle parti nostre. Siamo arrivati a Donegal e già piovigina. Adesso farà così 10 minuti e poi torna il sereno. Come volevasi dimostrare, ragazzi, 5 minuti ha già smesso. Un tempo veramente ballerino e via si va, Atlantic Way. Mai pensare di fermarsi se piove in Irlanda, perché se piove e aspettate che smetta di piovere è semplicemente utopistico. Continuare a fare chilometri e pochi chilometri dopo probabilmente troverete asciutto, comunque un tempo diverso. Poco fa è arrivata una bomba d'acqua di quelle giganti, non ci siamo fermati, adesso sta quasi allentando e stiamo riprendendo noi sempre e siamo sempre sulla Wild Atlantic Way. Eccola qui. Stiamo attraversando un piccolo centro, per fortuna con poco traffico in questo momento, probabilmente complice l'orario, e adesso continuiamo, usciamo da qui e via verso nord. Slivelig, lì sarebbe bello arrivare decisamente con il sole. Slivelig è uno dei posti più belli in assoluto che abbiamo in programma oggi, però davanti a noi, come vedete, la viviamo in diretta, ragazzi, sta roba qui, perché davanti a noi, vedete, poco fa pioveva, qui c'è l'azzurro, quello che vi dicevo poco fa. Mai perdere la fiducia. Ottimismo. Ecco qui l'azzurro. Ragazzi, poco fa pioveva, adesso non più. Wild Atlantic Way. Arriviamo da lì. Lì sta diluviando, ragazzi. Nel frattempo è cambiato il tempo 100 volte. Qui c'è Cinzia che è entusiasta di questa roba qua. Guardate qui che panorama che c'è. Le pecore, il verde, l'azzurro, il grigio. E guardate che casina, il robottino che va e il promontorio che si affaccia sull'Atlantic Way ricoperto di nebbia. Tantissima roba. Percorrere la Wild Atlantic Way, strada umida, il verde, le nuvole, l'azzurro, il nero, il tempo che cambia, il sole che sta uscendo in questo momento alle nostre spalle è veramente qualcosa di fantastico, veramente strepitoso, top direi. Adesso si arrampica un pochettino, si gira dietro sto promontorio e poi via, ci rituffiamo in mezzo al mare. È tutto un saliscendi sia di strade che di emozioni, e le case che si affacciano sull'Atlantic Way sono veramente incredibili. Ci sono case molto tradizionali, vecchie, con i tetti in paglia, ed altre invece super mega ville pazzesche, veramente con delle viste mozzafiato. Una strada incredibile la Wild Atlantic Way. Adesso stiamo puntando Slivelig, sono delle scogliere
molto molto belle. Quando si arriva in alto ho letto di alcune recensioni, di alcuni feedback, dicono che sembra quasi arrivare sulla luna. Allora il meteo come sapete è ballerino qui, però è inutile dirvi che le nostre aspettative di trovare almeno una visibilità così è decisamente elevata. In questo momento il tempo è ottimo per il posto dove siamo. Siamo a circa 10 km dalle Slivlik. Incrociamo le dita e proseguiamo attraversando prima questo piccolo centro. Adesso si va a sinistra e si va qui, eccola qua. Vediamo che cosa ci attende. I paesaggi, ragazzi, sono veramente mostruosi, molto 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 belli, colori pazzeschi. E poi vi ripeto, la strada bagnata, la pioggia, l'umido, il verde, l'azzurro sono qualcosa di incredibile. Dicevo prima con Cinzia, certamente col sole sarebbe un'altra cosa vedere i posti, visitare le città, le scogliere, ma se non ci fosse il vento, la pioggia, l'umido, probabilmente, guardate questo qui, signore con la barba, fantastico, ci ha salutato, l'abbiamo salutato anche noi. Abbiamo un torrente alla nostra sinistra ed è tutto molto figo qua, che vi devo dire. Sono 16 gradi questa mattina, adesso c'è un tiepido vento, quasi zero, quindi anche per l'utilizzo del drone sarebbe l'ideale questo tempo qua. Incrociamo le dita e proseguiamo. Sui ponticelli si rallenta e si dà le precedenze dove è indicato, che sono molto stretti. Stiamo vivendo in diretta queste robe come ve le sto postando qui. È veramente le strade che salgono e che scendono così, questo continuo tagadà che si fa anche sulle strade è veramente meraviglioso. Il mare in questo momento si è ritirato, c'è un effetto bassa marea alla nostra sinistra, la laguna, praticamente questa è un'insenatura, è completamente o quasi asciutta. Ultimi 3 km per le Slivlik, ragazzi, vedete come si sale in maniera vertiginosa qua, direi. Guardate che ma che roba è? Che cosa è questo posto qui? Ditemelo voi. C'è una macchina ferma in mezzo alla strada, vediamo che starà chiedendo informazioni. Si è fermata anche in un posto abbastanza comodo, direi, no? Ok, non ci arrabbiamo, lasciamoli stare. Intanto proseguiamo sulle montagne russe qui, guardate come si sale. Mamma mia. E da tutto molto giusto, ragazzi, incrociamo le dita, speriamo che il tempo regga ancora mezz'ora, non dico tanto, il tempo di arrivare sopra, fare quello che dobbiamo fare, poi può anche diluviare, fa nulla. Teniamoci sulla sinistra e si sale. Praticamente una volta arrivati qui si può salire sopra, si paga il parcheggio, paghiamo 5 euro e si va su in moto. Abbiamo pagato il ticket e si sale in maniera vertiginosa, direi. Guardate qua, qua tutto si paga, ragazzi, anche l'aria che si respira. Vai, però diciamo che il meteo è quello giusto, quindi si paga molto volentieri 5 euro. Dobbiamo parcheggiare in maniera tale che il bus riesca a fare manovra, che fare tutto questo pezzo qui a piedi, ma se si può venire in moto, perché andare a piedi? Adesso rallentiamo un attimino. Sono molto socievoli, molto calorosi, ma che roba è qua? Che cos'è qua? È pazzesco, ragazzi, è veramente incredibile. Poi con un tempo così adesso il drone lo mettiamo a ferro e fuoco qua. Mamma mia, tira un po' di vento, tira un po' di vento, ma è incredibile qua. Mamma mia, qua cos'è? Sì, dice Cinzia giustamente, per fortuna che siamo saliti in moto, perché a piedi oggettivamente è un bel pezzo, ma guardate qua sotto che scogliere ma pazzesco, è pazzesco, ragazzi, è veramente incredibile.
Questo posto vale la giornata di oggi. Un bel pezzo, manca ancora un pochino, eh. Che azzurro che c'è, mamma mia. Mamma mia, ecco qua, ci siamo. Siamo quasi arrivati. Ecco, ma Slivlik. Parcheggiamo a destra, ci ha detto, perché bisogna far girare i camper. Adesso i pullman. Adesso ci sistemiamo in maniera tale che parcheggiamoci qua, va? Così non diamo fastidio a nessuno. Ma che roba è qua? Pazzesco. Benvenuti a Slivlik, ragazzi, le scogliere più alte d'Irlanda. Col sole! Col sole, sono più alte delle Moher e sono le più alte d'Europa, raggiungono 600 metri di altezza. C'è un piccolo sentiero per raggiungere un piccolo punto panoramico, ma noi abbiamo mandato il Mavic. Il meteo, il sole va e viene, quindi le riprese col Mavic, alcune sono con il sole, altre no, ma siamo estremamente contenti di aver beccato questo tempo, sia perché è un posto fantastico, la visibilità è ottima, arrivare qui, trovare la nebbia o la pioggia, no, che ci avrebbe... Guardate che roba è! Ed è molto bella la strada. La strada per venire è fantastica, è pornografia, credetemi, ha una pendenza importante perché si sale belli dritti, ma è veramente fantastico. Sì. Molto 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 bello. Guardate qua, poi queste nuvole qui in alto regalano tutto un clima mistico, veramente figo. Le nuvole, le montagne che si tuffano nell'oceano, è veramente veramente fantastico. Guardate lì che azzurro che c'è, il bianco delle nuvole. Stanno arrivando altri motociclisti, non italiani credo, no, non sono italiani. Cinzia, guarda che, dove siamo. Mi è piaciuta molto di più la strada, cioè qui è bello, bellissimo, però la strada per arrivare, le montagne che poi scoprono il mare, tu sali, poi arrivi, c'è tutto il mare, l'oceano davanti a te col sole. Una cartolina. Pazzesco. Una cartolina pazzesca, ragazzi, veramente tanta roba. È proprio uno spettacolo della natura. Vale il giro di oggi, ecco. Persino questo... io ho detto qui ci vuole un bel 360. Cinzia, che contro i video e non è proprio amante dei paesi del nord, si sta ricredendo, e lei stessa ha detto anche con la pioggia, nonostante la pioggia, anzi senza, non sarebbe stata la stessa cosa. Sì, è veramente... Questa è l'Irlanda. Allora, vederli tutti sotto la pioggia no, perché non ci sarebbe gusto, è veramente pesante. Però l'Irlanda è un posto dove piove 10 minuti, bomba d'acqua, 10 minuti dopo ti becchi il sole, poi ti ripiove, poi c'è il sole, poi c'è la nebbia, poi cambia molto velocemente il tempo. L'antipioggia io ce l'ho, ma non l'ho mai messo, anche perché sinceramente la Rally 3 si sta comportando divinamente anche sotto la pioggia, quindi è un tempo talmente vario che non vale neanche la pena dirti mi fermo e aspetto. Se ti fermi sei morto, quindi perdi solo tempo. Continua ad andare e ti godi il posto, e poi vedere l'Atlantic Road blu a sinistra, strada nera al centro, nero lucido perché piove, il verde alla tua destra, ste casettine certo sono ville della paura, che si affacciano su questo oceano, è veramente qualcosa di
incredibile. Oggi il meteo ci ha fatto un regalo infinito. Sì. Oggi è una giornata top. Nel frattempo sono arrivati altri motociclisti inglesi. Siamo l'unica moto italiana in mezzo a questo branco di UK. Siamo sulle Sleeve League circondati da motociclisti inglesi, ragazzi. L'ho visto. Oh, guarda che bella foto. Bella? Molto, molto. Oh, poi mi hanno visto le pecore stavano a mangiare, si sono fermate. Sono rimaste immobili. Che posto è questo amicizia? Arrivati lì? È tanta roba questa roba qui. Guarda, sembrano immobili. È inutile negarvi che speravamo dentro di noi di trovare Sleeve League in questo stato. Come vedete il meteo è molto ballerino, il sole va e viene, quindi nel mentre in cui tu alzi il drone per fare la ripresa magari arriva la nuvola e ti copre tutto, però anche con le riprese e con le nuvole è stato semplicemente tutto fantastico. È la prima tappa seria di oggi e forse la più bella, perché vedere delle coste così alte, le più alte d'Europa, vi ribadisco, con questa giornata è semplicemente un regalo. Adesso proseguiamo verso nord, sempre sulla Wild Atlantic Way. Che roba, ragazzi, Sleeve League così è qualcosa di incantevole che auguro a tutti voi di vivere una volta nella vostra vita, perché è veramente un posto magico. Poi c'è sta strada, gli ultimi chilometri prima di andare su, e ha una pendenza mostruosa, una curva dietro l'altra da andare piano, sicuramente non è da correre, ed arrivare su con questo tempo è veramente tanta roba, tanta roba. Scogliere più alte d'Europa, ve lo ricordo, Sleeve League, e si torna sulla Wild Atlantic Way. Go! Dopo questa parentesi formidabile non potevamo perderci un'altra spiaggia fantastica dove stiamo andando adesso e dove vi porteremo tra un po'. Intanto guardate la natura intorno a voi, che colori ha, il cielo, sto promontorio sempre con la chioma immersa nelle nuvole, l'azzurro del cielo, è tutto molto selvaggio qua, è meraviglioso, ragazzi, è fantastico. L'imprevedibilità del meteo regala a questo viaggio un tocco in più, credetemi, è veramente fantastico tutto. Ecco l'immancabile gregge di pecore, tutte colorate diversamente, perché i vari pastori, diciamo, marchiano i loro capi in maniera differente. Poco fa ce ne avevamo una diverse, marchiate arancio, verde e poi bianco, ovviamente il colore della lana della pecora. Sembravano tante bandierine irlandesi in giro per i campi. Quanto verde c'è qua! Siamo a 2 passi dalla spiaggia, Malling Beach, se non ricordo male questo dovrebbe essere il nome. E la strada per arrivare è immersa nei campi, come sempre, campi verdi innaffiati dal cielo. Qua il cielo innaffia a tutte le ore, intorno a noi soltanto allevamenti di pecore che vedrete in tutte le salse, intendo di colori, colorate nelle maniere più stravaganti. Questo era lilla, bianco e fucsia, e questa è la strada che si fa per andare alla spiaggia. Si balla un po' su queste stradine, sono asfaltate bene ma presentano molti avvallamenti, infatti quando posso vado a destra e a manca proprio per evitarli, quando la visibilità me lo consente. E guardate qua, lì andremo adesso. Guardate qua sotto cos'è, tanta roba, ragazzi. D'altronde se uno non si iscrive al canale, che vi posso fare? Se non vi piacciono le belle cose dovete andare su altri canali. Il mio solo roba hard, solo roba porno, solo roba di qualità. Stop, qua c'è lo stop, qua ti devi preparare, capito? È una preparazione. Prima andiamo a quest'altra spiaggia che si chiama Silver Strand,
che è tantissima roba. E poi andiamo a quell'altra. Cinzia dice: ma la spiaggia è di là, tu fidati di me Cinzia, che non ti preoccupare, stai tranquilla che tra 450 metri rimarrai sorpresa. Malin Beach, eccola qui. D'altronde ragazzi, se non vi piacciono queste cose dovete andare su altri canali. Il mio non è che ci andate, il mio lasciatelo stare, il mio canale lasciatelo fermo, parcheggiamo qui, guarda, fronte cessi pubblici, così se dovete andare al cesso ci andate e c'è pure comodo poi per ripartire. La pecora che ci guarda, davanti a voi l'oceano. Ma ragazzi, se non vi piacciono queste cose chiudete il video, andate su altri canali, questo qua è solo per maggiorenni, vietato ai minori. Ma ti rendi conto che acqua? Io vestito da moto, come rosico per quelli là a vederli in acqua. Ragazzi, è fantastico, è veramente qualcosa di pornografico. E adesso andiamo a prendere il drone, non ti preoccupare, mo si vola qua. Che posti! Oggi siamo veramente fortunati con un meteo così, che cambia velocemente sì, ma per ora ci sta dando giusta dose di vento e sole. A Slieve League il vento era anche forte, qui invece è quasi assente il vento ed è estremamente tanta roba fare questa strada con questi scorci. Immaginate qui col vento e la pioggia cos'è. Guarda che mare che c'è. L'obiettivo è darsi una regolata con il drone, perché sennò qua veramente non ci muoviamo più e facciamo 1 chilometro ogni 2 ore. Ma guardate qua, come si fa qui a non dronare? Qui non dronerò, me lo impongo, ma è veramente una violenza qua. Guardate qua, cos'è qui? Ma qua è senza parole, qua è da stare mutismo proprio, il mutismo selettivo, quello di Checco proprio. Qua la natura ci ricorda che siamo ospiti. Quando vieni qui chiedi permesso e ti siedi. Magica Wild Atlantic Way. Dopo la costa torniamo su quelle strade tanto trafficate che piacciono a noi. Sono piccole stradine di campagna, secondarie ovviamente, che ci riporteranno sulla Wild Atlantic Way. Guardate che carine che sono, piccole, strette, si va piano, occhi aperti. Le uniche cose che incontrerete lungo la vostra strada sono le pecore, le case, da alcune parti i cavalli e le mucche. Una particolarità: tanti irlandesi nei loro giardini hanno chi le mucche e chi i cavalli, come da noi, uguale. Sembrava particolare, guardate qua, adesso si arrampicherà e si sale. Facciamoci questo passo, che una bella vista dovrebbe esserci in cima, tra l'altro. C'è un po' di brecciolina a terra, si rallenta le curve e si procede. Passo lento e deciso. Mamma mia come in piedi qua. Si sale in maniera vertiginosa in poche decine di metri. Ecco quello che vi dicevo, incontrerete soltanto pecora, natura e quando vi va bene mucche e cavalli. Per il resto la pace più assoluta. Chi sta meglio di noi in questo momento? È qualcosa di fantastico qua. Ha appena piovuto, guardate a terra, è tutto bagnato e si prosegue. Ad ognuno le strade che merita. Noi ci scegliamo queste, siamo in mezzo al nulla, tra il nulla e l'addio. Veramente un passo fantastico questo qua. Abbiamo foreste ovunque, sia a destra che a manca, guardate là. Fantastica questa strada qui. Ne abbiamo così ancora per 5 km. Soltanto noi, qualcuno che passeggia col cane, le pecore intorno a noi. All'inizio c'era una pendenza non notevole, di più. Adesso si è messo un po' in piano. Ed ecco, giusto per farvi capire quanta gente passa qua. Pecorelle e via. È tutta una magia qui. Ecco le pecore multicolor che vi dicevo prima. Vedete, ognuno dipinge le pecore come meglio crede per riconoscerle. Beautiful. Chiaro perché si chiama Wild Atlantic Way. Perché più wild di questo, cosa c'è? Più wild di una roba così. È tutto molto fantastico qua.
Questo tratto qui è veramente pornografico, veramente tanta roba. C'era un ciclista poverino che portava la bici a spinta perché c'è un tratto con una pendenza veramente allucinante, veramente tanta roba. Dopo essere scesi per quella discesa letteralmente scenografica, si attraversa i Rosses. I Rosses è un tratto di strada lungo circa 3 km, costeggiato da canneti che si affacciano sul mare. Il mare che in questo momento è in bassa marea e quindi è molto asciutto. Alle spalle vostre in questo momento, alle spalle della telecamera, però c'è un qualcosa che evoca il rumore dell'acqua ed è qualcosa di veramente bello. Cascate di Assaranka, adesso ve le mostro, guardate qua. Assaranka Waterfall ha lo stesso colore della Guinness spillata, non so se sia un caso. Assaranka Waterfall, e questo praticamente va a sfociare in quello che è il mare, che è lì, che in questo momento è in secca. Anche questo è Wild Atlantic Way e si chiama la zona dei Rusis, che è formato da 3 km di canneti, quelli che abbiamo costeggiato fino alla cascata che abbiamo visto poco fa, e dove nidificano tanti uccelli selvatici e praticamente lì c'è il mare. Questa è chiamata anche zona dei 100 laghi, molto wild, diciamo così. E adesso proseguiamo. Forse a sto giro abbiamo esagerato con il wild, ragazzi, qua è tutto wild. Vediamo un po'. Breccia. Quindi adesso si sale un po', tienti forte che qua cercherò di andare piano perché, però guardate qua ragazzi come si sale. Qui forse col wild abbiamo un po' esagerato, speriamo che non vi sia nessuno perché è veramente stretta. Aspetta un attimo, c'è che mi alzo. Se non vi piacciono certe cose, chiudere il video, cancellarsi dal canale, grazie. Solo roba di un certo livello, lo ribadisco. Le cose scontate a noi non piacciono. Mamma mia, se non è wild, guarda che mare che c'è a sinistra, Cinzia. C'è un mare extra wild a sinistra, Cinzia. Secondo me andiamo in spiaggia con la moto qua. Diciamo che quelle arrampicare su quelle stradine ne sono valse assolutamente la pena, guardate qua. Il merito è di Cinzia che ha detto dai arrampichiamo per questa stradina, c'è scritto Scenic Drive. È fantastico, no? C'è una famigliola lì che sta pranzando. Vedete la bassa marea, le barche come si adagio, no? Ed è tutto molto figo qua. Ma qui faremo un piccolo break. La giornata di oggi, ragazzi, regala emozioni a profusione proprio. Qui di fianco a noi sono anche 2 cavalli, guardate qua. C'è anche Furia Cavallo del West. Venite qua, dai che vi faccio un video. Eccole qui. Allora, che si dice? Com'è la questione? Vieni qua, vieni qui, non ti spaventare, vieni qua, com'è la questione? Ma chi sta meglio di voi? Di fronte a questo spettacolo qui. Giornata da incorniciare e adesso neanche a dirlo facciamo un volo col Mavic. Quando esce il sole è tutta un'altra storia. Quella ragazza sta entrando in acqua, quell'altra è sulla canoa. È tutto molto bello qua. Non sentite volare una mosca. C'è soltanto questa famigliola qui che sta mangiando e di cavalli alle nostre spalle. Cinzia che sta controllando il roadbook per vedere cosa ci aspetta adesso. E il GS che sta facendo una piccola sosta perché oggettivamente si sta sparando tanta strada, tanti chilometri, tanta roba. Quando esce il sole la temperatura sale vertiginosamente, saremo a 20 gradi. I colori sono qualcosa di incommensurabile, non si può quantificare quello che è. Cinzia, che dici tu? Che lo dico a fare? Va dai che mangiamo un altro po'. Adesso ti porto in un altro posticino alta qualità. No, sosta pranzo. Sosta pranzo, va bene. Pranzo Light.
Light perché la colazione è stata abbastanza... Io sto benissimo sinceramente con la colazione stamattina. Pranzo uno spuntino. Uno sfizio. Vedete? Gelatino, dai. Mati, 500 metri avanti. Come fate a non fermarvi anche qui? Lì c'è una baia e c'è un colore di acqua verde smeraldo. E qui davanti a voi, sopra questa roccia, è stato riprodotto un castello. Di là il mare. Scenic Drive. Ma che roba è qua? Qua è il paradiso. Presa all'ultimo momento ha deciso Cinzia, guarda, passiamo di qua, ha detto è un incanto. Complice, vabbè, la giornata che neanche a dirlo. Ma è veramente pornografia questa roba qua. Alla fine Cinzia ha adocchiato questo castello di pietra fatto su questa roccia. Ho dovuto saltare sto muretto qui. Cinzia è qui sopra. Siamo su una strada letteralmente pazzesca. Complice la giornata, è qualcosa di indimenticabile. Alle spalle di queste rocce c'è il mare. Eccolo qui, tra l'altro. Qui c'è una piccola baia, colore fantastico. E questo è questo castellino fatto in pietra, ma davvero davvero grazioso. Adesso vi faccio una piccola panoramica. Molto molto figo. Wild Atlantic Way, ragazzi, è un incanto, è veramente incantevole. Guardate qua, ma guardate qui cos'è. È letteralmente fantastico tutto questo. Dopo aver rifocillato Cinzia con gelati a profusione, merenda sfiziosa, siamo al River Park di Dungle. Guardate che carino che è sto posto. È un parco molto grazioso con tante di queste strutture lungo la passeggiata. È un posto molto molto particolare dove ci piaceva fare una sosta. La passeggiata dovrebbe essere lunga 1,2 km, 1,5 km circa, quindi andiamo, c'è tanta strada e tante cose da vedere. Giornata ricca, ci sono tante casine di legno, l'attrazione principale è questa. È un troll molto molto bello, accattivante, molto grande tra l'altro, circa 2,5 metri l'altezza. E poi lungo la camminata ci sono questi archi molto molto carini, guardate qua, neanche a dirlo siamo solo noi, tutto molto figo. Poi la passeggiata continua, si attraversa un ponte e si continua a camminare in mezzo ai boschi. Come vedete c'è un fiume e tutto molto vegetazione qua. Di oggi è tutta un po' all'avventura, nel senso che oltre alle cose da vedere come da programma, ieri sera ho scoperto questo posticino di passaggio, quindi l'abbiamo aggiunto alla giornata di oggi. Prima di mettermi a letto ho trovato le coordinate su Google Earth, messe sul navigatore e si va. Giornata fantastica, meteo che ci sta graziando. Sì. Neanche a dire, qui le casette ci stanno a profusioni, ogni 20 metri c'è una casetta diversa, eccole qua. Qui ce n'è un'altra. Tutta la camminata dura, ripeto, 1,2 km, 1,5 km. Ci sono anche delle casette per gli uccellini. Questa casetta qui è miniatura, sarà alta 60 cm, molto 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 graziosa. E di queste casette così ce ne saranno una dozzina. Ci sono anche queste targhe attaccate alle piante. Come Cinzia? Ah, ci sono anche i panni stesi, guardate qua, in miniatura. E qui c'è anche una porta per gli gnomi, per i folletti probabilmente, all'interno del tronco. C'è il tronco, c'è la casa, lì sono anche altri panni stesi. Qui a quando pare la lavatrice si fa tutti i giorni, a go go. Molto molto simpatico come idea. Allora, qui alle mie spalle c'è scritto il perché di questo parco. Questo parco perché è stato fatto qui a Dungle? Perché la leggenda vuole che un trolls, quindi della Norvegia, venne qui a Dungle per vedere una magica isola dal nome Brazel. Questa Brazel era visibile soltanto una volta ogni 7 anni. Sfortunatamente il giorno che era possibile vederlo ci fu tanta di quella nebbia che lui non riuscì neanche a vedere a 1 metro da lui, quindi dovette restare altri 7 anni qui. Se non che in questi 7 anni lui si è abituato a stare qui, ha stazionato qui e quindi è rimasto qui come parco.
adesso ci aspetta una bella passeggiata. Il parco degli gnomi e delle fate. Sì, molto molto bello per i bambini. Infatti ci aspettavamo di vedere dei bambini, invece non c'era nessuno. C'è sto sole fantastico e ce lo godiamo alla grande. Go, si va in sella, dai, che abbiamo un po' di strada. Ancora Wild Atlantic Way, altro che i trolls qua. Strada che da Dungle porta a Letterkenny, ragazzi, è qualcosa di arrapante. Si attraversano dei parchi, paura, la strada è tutta così, con saliscendi vertiginosi, si scollina da una parte all'altra ed è tutto molto fantastico. Il traffico è praticamente assente. Vediamo un po' se vi faccio vedere qualche scorcio un po' migliore. Ecco, guardate qui, si scende qui, si risale dall'altra parte, è tutto così. Eccolo qua, è tutta quanta così, è veramente fantastica questa strada qua. Direzione Letterkenny. Dopo quelle strade veloci si fanno queste strade un po' più sauvage, diciamo così, più wild. Tra un 4-5 km dovremmo uscire da questa stradina qui per rituffarci su quella principale. Pecorelle, galline, fattorie, questo si trova qua. Eccole qua le pecore, altre pecore colorate. Queste sono bianco-azzurre. Piano. Qua ragazzi salutano tutti, mettetevelo in mente, anche quelli a piedi vi salutano. Quindi siate cortesi. Sono le 6:20, abbiamo fatto il check-in nella struttura dove alloggeremo questa sera e stiamo puntando il faro di Fanad, uno dei fari più belli e più fotografati dell'Irlanda. È in un posto fantastico, in una posizione strepitosa. Arriveremo all'ora del tramonto, a detta di tanti l'ora migliore per essere ripreso, fotografato, apprezzato. Speriamo che il meteo resti così. Superare il traffico caotico di Letterkenny nell'ora di punta 17:30 è stato particolarmente disagiato perché abbiamo la casa proprio in centro. Di contro, per uscire dal centro abbiamo faticato e non poco. Adesso siamo a 35 km dall'arrivo e la velocità è più bassa di quella che noi pensiamo di portare, ma insomma per le 6:30, 7:20 dovremmo essere abbondantemente lì, visto che di luce ce ne dovrebbe essere, se il meteo rimane così. E tantissima roba, e quindi stasera si tornerà a casa sicuramente dopo cena. Io vi dico come la penso, io spero di arrivare sul faro, fare video, foto, dronate, quant'è, e di chiudere il video. Io me lo immagino di chiuderlo lì con il tramonto alle spalle. Speriamo che sia così. Nel frattempo, come vedete, la pioggia ci sta precedendo perché per terra in alcuni tratti è bagnato come quello di adesso, e quindi l'Irlanda non si smentisce mai. Guardate che cielo oggi, giornata veramente pregna, intensa, sia di cose da vedere, da fare, e sia di emozioni, un'emozione dietro l'altra. E questa di Fanad è un fuori programma. Avevamo tenuto in serbo perché sapevamo che era difficile portare a casa una cosa del genere, visto i chilometri di oggi, le cose da vedere di oggi. Però con una giornata così come si fa a farsi la doccia e a girare per Letterkenny, che tra l'altro non c'è nulla da vedere a Letterkenny. Quindi abbiamo fatto il check-in, abbiamo scaricato le nostre cose e siamo piombati in moto di nuovo, ed eccoci qua, direzione faro di Fanad. No, ma nel frattempo vogliamo parlare della strada per arrivare a Fanad Id. Che cos'è? Al faro di Fanad. È fantastica, guardate che colori, guardate che roba è. Madonna mia, oggi giornata incredibile. Sono le 18 circa, guardate che luce che c'è. Madonna, ha piovuto fino a poco fa perché per terra è bagnato. Mamma mia, natura spettacolare, colori stratosferici veramente. Ho come l'impressione che a Fanad non saremo gli unici. Non tira un filo di vento per ora. Dai, 18 km all'arrivo. Ragazzi, ci tuffiamo in acqua, entriamo in acqua, guardate davanti a voi, quello è il faro di Fanad. Peccato che in questo momento la luce è scesa un attimino, ma e comunque fino a poco fa c'era il sole. Adesso è un po' complice anche l'ora, 6:30, 7:20, poi c'è qualche nuvoletta che sta coprendo in questo momento il sole, perché se si scoprisse un attimino il sole si accende tutto. Fino a poco fa qui era luce piena, ma comunque sia, è un altro tassello importante della giornata di oggi. Arrivare in Irlanda, vedere il faro di Fanad così, penso che non sia una roba da tutti.
E la strada per arrivare qui, che ve lo dico a fare, è incantevole. Eccolo qua, ci arriviamo lì sotto, sotto il faro. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in and out. Faro di Fanad, così. Deserto poi intorno a noi, nessuno, il vuoto. Il faro di Fanad fu costruito nel 1812 a seguito di un naufragio a cui sopravvisse solo il pappagallo. Che cosa aggiungere a questa giornata? Ditemelo voi. Il faro di Fanad, posto strepitoso. È un fuori menù Deciso all'ultimo momento. deciso all'ultimo istante proprio. Dopo aver fatto il check-in abbiamo detto ce la giochiamo e andiamo. Guardate che sole che c'è. La strada per arrivare, neanche a dirvelo, è incantevole. È veramente stupenda. E ho dronato come un pazzo qua sopra. E c'erano anche delfini proprio sotto al faro che lui non è riuscito a vedere col drone perché era troppo impegnato. Sono riuscita a vederli io, ho fatto un piccolo video col cellulare però troppo lontano perché dal parcheggio, quindi non è che si vede molto, cioè, io sono riuscita a vederli. Comunque è incredibile. Da questo lato c'è il sole. Di là come vedete è scuro, c'è le nuvole corrono a una velocità pazzesca. Sono circa le 19 e c'è una luce stupenda. Sì, è valsa proprio la pena. Oggi giornata incredibile. Cinzia dice ma ti ripeti, ci sembra le stesse cose, ma come la definite voi una giornata così? Sleeve League col sole, un po' ventilato se vogliamo, ma fantastico. Sì. Scogliere più alte d'Europa. Poi abbiamo fatto 2 spiagge, una più bella dell'altra. Dopo le spiagge di nuovo Wild Atlantic Way, su dei passi pazzeschi, strade piccolissime, pendenze mostruose, e avete visto la strada, la cascata, la strada quella fuori programma. Fuori programma, esatto, quella di Cinzia dove c'era la... Oggi quasi tutto, la metà oggi fuori programma. Fuori però... programma, ma perché? Perché con un tempo così ti viene voglia di fare fuori programma. Perché venire qui con la pioggia, con le nuvole basse, cioè sempre un bell'andare, un bel vedere. Ma col sole bisogna approfittare. È pazzesco, ragazzi, è veramente qualcosa di mostruoso. E questo è il faro più fotografato d'Irlanda. Pensavamo che ci fosse la res, eravamo io, Cinzia e altre 2 persone, basta. Sì. È fantastico, non c'è nessuno. Poi siamo stati in quel parco, fantastico, anche lì, deciso ieri sera, molto carino, delizioso. Abbiamo fatto una pausa gelato, caffè, un po' di relax e poi a bomba via altri parchi per arrivare... Scaricato tutto e via. Per arrivare alla struttura. Strade mostruose. Adesso il video lo chiudiamo qui, perché tanto da qui sarà soltanto tornare in struttura, farsi una doccia, cenare e prepararsi a domani. Incrociamo le dita che sia un'altra giornata così, perché le cose da vedere sono tante. Adesso si va verso nord, tra 2 giorni saremo alla punta più estrema del nord dell'Irlanda e quindi lì cosa vi devo dire? Poi inizia la discesa. Tanta roba, è veramente tanta roba. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Vi salutiamo quindi dal faro di Fanad. Iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla. Per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.